Come vi siete risollevati dalla povertà causata dalla guerra? Dopo la guerra qualcuno andava a raccogliere le schegge delle bombe per guadagnarsi da vivere, per rivenderne poi il ferro. Pagavano 50 lire il ferro e 500 l'ottone, erano soldi allora. Quando si andava a schegge si trovavano anche delle bombe inesplose ed era pericoloso. Mi ricordo 3 giovani di Pianoro che hanno urtato la testata di una bomba e sono saltati in aria, tutti e 3. Era pericoloso anche arare. Mio padre faceva il contadino e c'è stato un periodo in cui non si poteva lavorare il terreno. E poi veniva fatta l'orditura col cotone bianco. Che mia mamma adesso non davano fare dai contadini, che c'erano poi le misure col cotone bianco, e poi andava messo su ai rotoli, c'erano dei tronchi così nel telaio, andava a rotoli, e poi loro la ordivano con la canapa che filavano. Quindi era cotone e canapa? Cotone e canapa, che d'inverno la filavano e poi lo facevano di imbiancare con le cenere, poi andava steso e poi dopo si lavava bene sto filo e poi dopo si faceva. E noi che eravamo bambini, quando la mamma andava con la spola a ordire la tela, noi eravamo là a fare le spole, che mi tagliava tutto il dito qua, mi tagliava a giocare sai mai andare, perché ho la tela, ho una cosa, le mucche. Le lotte che abbiamo fatto, che io avevo 17 anni, ci passavano, abbiamo fatto degli scioperi di 40 giorni, la Celere passava sulle biciclette che ci rovinava tutto. Poi adesso voi non vi ricordate, ma la Marcotti me l'hanno ammazzata lì a me. Nel 67 c'era ancora quello che noleggiava i muli. Per portare a casa la legna si andava da lui e si prendeva a noleggio il mulo perché non conveniva comprarlo e mantenerlo per un anno, visto che serviva per così poco tempo. I muli vuotavano il bosco in fretta e con poca fatica. Molte volte poi non c'era bisogno che l'uomo facesse avanti e indietro perché il mulo conosceva la strada per tornare in paese. Ne sono morti parecchi dopo la guerra perché hanno calpestato delle mine. Ma lavoravo per Marzocco, è una casa editrice molto grande. Andò a mollo e noi facevamo tutti i libri che erano le strenne di Natale, tutti i libri tipo Sandokan, tipo tutti i regali di Natale. In un mese abbiamo lavorato giorno e notte per rifarglieli.